famiglia è stata una famiglia, mio nonno, mio padre, di buon gustai. Ah, mi riprendi pure? Metto il papillon. Sei sicuro che te regali? Per cui sempre. E il vino faceva parte, ovvero non era il vino che abbiamo adesso, ma era un vino così spontaneo. Infatti le mie vigne sono le vigne della mia famiglia, che poi 30 anni fa, quando Veronelli mi presentò Donato Lanati, abbiamo cercato di razionalizzare le cose in vigna, ma in cantina tutto nuovo. Ma come sei arrivato a Veronelli però? A Veronelli, da appassionato, ho scritto una lettera negli anni '80, ho scritto una lettera e lui, da persona nobile, gentile, oltre che colta, mi ha risposto e mi ha invitato, si andava a Bergamo, in via Sudorno, dove abitava lui, e io ovviamente l'indomani ero a Bergamo. E da lì ho scritto qualche articolo, lui aveva una bella rivista, bella come oggetto, si chiamava L'Etichetta, era un album, guida ai piaceri della vita, no? Quindi parlava non solo di vino, che è il piacere massimo di cucina, ma esibizionismi, ma visto gironzolare il bicchiere, lui aveva questo rapporto, come dire, passionale ma molto elegante. Nell'atteggiamento era molto eucaristico, quando spezzava il pane, quando pigliava la forchetta. Infatti con qualche amico come Daniele Cernilli, che l'abbiamo conosciuto, spesso ricordiamo come beveva il bicchiere, mai semenate a gironzolare, mai ad ingozzarsi, sempre molto lento mangiava, insomma un vero maestro. E poi nel 90 c'era questa DOC, Stretto di Messina, che rischiava di scomparire, e lui dice: guarda, c'è in vacanza a Pantelleria un giovane come me, allora siamo nel 1990, enologo, che si chiama Donato Lanati, lo ha chiamato i primi telefoni mobili e me lo ha presentato, e da lì comincia l'avventura. Venuta Palari, grazie. Benvenuta. Ma in Sicilia c'era un mondo antico, con un'enologia antica. Circa 30 anni fa, ad opera di alcuni che hanno aperto un solco, cominciarono ad aprire una grande strada, il nuovo rinascimento del vino, ma anche Corvo, che aveva un grande tecnico piemontese che era Giacosa, che mi ha regalato le prime barrique. Altre famiglie che hanno di Gerno nel mondo del vino hanno qualificato un segmento della produzione come Cusumano, Firiato, sull'Etna c'era Benanti, ecco, e quindi c'è stato un nuovo rinascimento. Devo dire, negli ultimi 5 anni c'è un po' di confusione. Su questo solco si sono inserite delle piccole aziende, dei segmenti, ma penso a Gulfi, penso a l'Etna ancora doveva arrivare, doveva venire. Adesso c'è un po' di confusione. C'è stato il fenomeno del Nero d'Avola. Il fenomeno del Nero d'Avola, io non amo il Nero d'Avola, però devo dire che il brand nel mondo Sicilia lo si deve anche al Nero d'Avola. Adesso c'è un fenomeno che si chiama Etna. Etna 10 anni fa faceva 2 milioni di bottiglie, quanto un'azienda media o grande siciliana. Adesso ne fa, da 2 milioni è passata a 5 milioni e rotti, però questo volume, la metà, è concentrato in 12 grosse aziende. Cosa vuol dire questo? Non c'è bisogno che io lo spieghi, ai quali va riconosciuto il merito, perché questi sono marchi, questi 12 riconosciuti nel mondo, per cui hanno diffuso nel mondo il marchio Etna, come un po' il Nero d'Avola, quindi va riconosciuto un merito. Ci sono dei vigneron che si difendono. Io nel mio piccolo ho fatto gioco, anche se la mia azienda resta questa, la Palari, e vediamo il futuro. E Sicilia, ti do un dato, produce più uva del Piemonte, della Toscana e dell'Umbria messi assieme, uva. Il vino in bottiglia si attesta intorno al 20%. Paola, l'80% che rimane cos'è? Punto interrogativo. Datti una risposta. Ok. Quindi il fenomeno taglio, mosto concentrato esiste ancora. Oggi fare un vino in tutto il mondo, in particolar modo in Sicilia, c'è una laurea in enologia
buono, un vino buono, è la cosa più semplice di questo mondo. Cioè, solo un cretino non fa un vino buono. Solo uno proprio maldestro, non incapace, maldestro, perché un enologo di media preparazione un vino buono te lo fa. Un vino che abbia un'identità, una sua complessità, un vino che sia un'identità, che rappresenti un'identità territoriale, un vino che dura nel tempo, è un altro discorso. La domanda che faccio a me stesso e faccio a te: quanti sono i vini in Sicilia che hanno un'identità territoriale precisa, che durano nel tempo, che hanno una complessità, che hanno una riconoscibilità? Questa è la domanda. Questa era la mia domanda. Poi c'è un mare di vino buono. Ma figurati, in Sicilia non fai un vino buono con tanta uva che c'è, con tanta qualità. Guarda che giornate meravigliose, guarda che stagione meravigliosa. Come fai a non fare un vino buono? Quello volevo dire che prima forse erano vini un po' più immediati, da bere un po' subito. Ma Invece anche quelli magari hanno la loro dignità, per carità, basta saperlo e non confondere un vino. Poi sai, il vino la verità la dà nel tempo. La domanda è: l'Etna invecchia, è un fenomeno iniziato 10 anni fa, invecchia 23 anni, l'Etna ha un problema di maturazione. Si vendemmia, deve avere il coraggio di vendemmiare più in là, ottobre inoltrato e sfiorare pure novembre. La Sicilia è giovane ancora, è nata ieri, non è Barolo, non è Chianti, non abbiamo avuto Bettino Ricasoli, non abbiamo avuto Cavour. Cioè, voglio dire, in Sicilia, la Sicilia negli anni 70, negli ultimi 40 anni ha fatto passi da gigante, però resta sempre un segmento piccolo. Le vigne sono lì, il mare gira così, Taormina è in quella direzione. Siamo a 600 metri sul livello del mare circa, ma 1,5 chilometri dal mare, per cui i venti che vengono da est, da nord e da sud toccano le vigne. Tu nel bicchiere, facciamo identità territoriale, devi trovare quella salinità, quel sentore di iodio che è questo. E la cosa affascinante, questa piccola realtà che ho sull'Etna, qual è? Terreno sabbioso, rapporto col mare stretto, perché qui siamo più lontani di quanto non lo siamo lì, perché il mare gira così. Qui hai dei vini, come dire, che sanno di odio, di salino, lo proveremo adesso. Sull'Etna è terreno lavico, nessun rapporto col mare ma col nevaio, hai sentori fumé, sentori di pietra focaia, stesso vitigno. In linea d'aria bada che siamo a 50 km neanche, l'Etna è lì, Taormina è lì, l'Etna è lì, in linea d'aria saremo 50 km. Per dire, questa quindi è una piccola azienda, come ti dicevo prima, incoraggiato da Veronelli, con un dialogo, vorrei dire dopo 30 anni, perfetto, riuscito con il professor Donato Lanati. L'uso della barrique è stato immediato perché Nerello Mascalese ha bisogno di fissaggio del colore, lo dice la parola stessa. Nerello Mascalese, quando trovi un faro d'oc che non è aranciato, che non è rubino, ma che è nero come i tuoi pantaloni, c'è qualcosa che non va. E per cui è stato nel tempo, abbiamo messo a punto questo metodo di vinificazione, temperature controllate, barrique, tempi lunghi in baricchi, 2 anni e passa, poi non filtriamo, non chiarifichiamo, solo una sgrossatura, andiamo in bottiglia, tempi lunghi almeno 2-3 anni di affinamento in bottiglia per avere una stabilizzazione naturale, anche perché dopo 2 anni e mezzo di baricchi il vino insomma è abbastanza sedimentato. Questo ed è una corretta interpretazione del Nerello Mascalese, per cui ha un colore non come giusto che sia, la parola stessa, Nerello. Una componente di colore che la dà la baricca, il Nerello cappuccio, come il cappuccio dei monaci, e un'acidità sostenuta che è un problema dei vini siciliani, ecco perché non duravano molto, perché disarmonici, un grado alcolico elevato, un'acidità bassa. Il Nerello Nocera dà una componente acida. Come evolve il tuo vino negli anni? Non ha mai sentori facili, ruffiani come ribes, frutti, no, ha sempre sentori terrabagnato, un po', scusa la modestia, come un Pinot Noir. Sempre tornare a Veronelli diceva che un Burgogni con un'anima mediterranea, ma difficile da vinificare perché, ripeto, da un Cabernet tiri comunque un vino. Grande vino è un'altra cosa. Dal Pinot Noir
non sempre, dipende dall'annata. Il Nerello Mascalese ha un po' queste caratteristiche, per cui la tentazione di fare qualche correzione qualcuno ce l'ha. In cosa lo correggeresti? Ma dai, io non lo correggerei come non lo Appunto. correggo per niente. Qualcuno, tu, non sempre Nerello Mascarese è Nerello, e qualche volta è nero, perché appunto non è questo l'argomento che voglio affrontare. Quindi la vinificazione va fatta in una certa... Intanto la maturazione, se non è perfetta, fai una ciofega. Alla degustazione, come dicevo, non è mai facile. Perché E allora, non è un vino per tutti. Non è un vino per non tutti. è un vino per tutti, ma perché mi intricava capire, vedere e verificare questa doppia declinazione del Nerello Mascalese. Ripeto, la mia azienda è questa, quella sono piccolo, faccio poche migliaia di bottiglie, resteranno poche migliaia di bottiglie. Nerello Mascalese sullo Stretto di Messina, ripeto ancora, il rapporto col mare dà certi risultati. Vediamo sull'Etna, che è il rapporto col nevaio, che il terreno non è sabbioso ma è lavico, infatti dà vini diversi, e non c'è l'esigenza della barrique ma della botte medio-grande, la facciamo lì in botte medio-grande. E poi l'Etna mi incuriosiva fare un bianco con la testa del rossista. E tu pensa, io il primo anno in bottiglio è l'annata 90, commercializzato nel 95, per 5 anni io vinificavo e regalavo il vino, perché non ero convinto del packaging, non è che la barrique, messo il vino in barrique nuovo e che percentuale, e siamo partiti. Io per 5 anni uscivo sulle guide ma non vendevo, c'è tutta un'aneddotica su questa, che non mi volevano mettere nelle guide, a cominciare dal Gambero Rosso, perché mi dicevano non si trova il vino, e io per 4 anni regalavo il vino, non lo vendevo. Ma perché eri insicuro? Ma non è che ero insicuro, non ero, è diverso, non ero sicuro perché debuttavo, Magnum come invecchia, cioè non è che il vino, anche se c'è una laurea, tu hai la formula e poi ti ritrovi e sai quello che viene fuori. C'è sempre, quando arriva in bottiglia il vino, c'è sempre una cosa misteriosa. Ero il vino più caro della Sicilia. Quando con Alessandro abbiamo debuttato, il mio vino fino ai primi degli anni del 2000 era il vino più caro della Sicilia. Adesso ci sono ben 30 vini più cari del mio, meno premiati del mio, e di questi 30 più della metà, circa una ventina, sono solo sull'Etna. L'Etna è un terroir, non c'è dubbio, e c'è la moda, per adesso c'è la moda dell'Etna, su questo non c'è ombra di dubbio. Bisogna avere, come diceva Chanel, bisogna avere stile, le mode passano.